Bentornati sul nostro spazio dedicato ai volti che più ci fanno sognare. Oggi affrontiamo un tema che, tra social e gruppi di fan, non smette di far discutere: la presunta separazione tra due stelle amatissime, Karen Bursin e Anne Herschel. Lo so, il solo accostarli fa esplodere la curiosità, ogni volta che compaiono insieme, o anche quando appaiono da soli in eventi diversi, parte una caccia ai segnali, alle mezze frasi, alle immagini da zoomare per cogliere dettagli. La loro intesa, quella che il pubblico ha imparato a riconoscere sul set e che molti hanno sognato nella vita reale, continua a far battere i cuori e a generare titoli. Per questo oggi proveremo a fare ordine, partendo da ciò che è stato detto, da ciò che si vede e, soprattutto, da ciò che si può interpretare con buon senso. Se siete nuovi qui e amate drammi turchi, pettegolezzi su attori amatissimi e letture approfondite delle loro scelte professionali, siete nel posto giusto. Iscrivetevi e attivate le notifiche, perché ogni sostegno ci dà energia per portarvi contenuti sempre più curati. Ma adesso andiamo al punto. La domanda che molti si fanno è semplice da formulare e complessa da sciogliere: cosa c'è di vero nelle voci su un allontanamento tra Karen Bursin e Anne Herschel? Cominciamo con la trasparenza. Al momento non esiste alcuna dichiarazione ufficiale da parte di Karen o di Anne che confermi o smentisca né una relazione sentimentale né, di conseguenza, una rottura. Nel tempo, tuttavia, ci sono stati periodi in cui il chiacchiericcio è diventato insistente, soprattutto dopo che i due hanno condiviso il set e hanno riacceso, in modi diversi, quell'aspettativa che i fan non hanno mai abbandonato. È innegabile che entrambi abbiano costruito carriere di primo piano, solide e piene di scelte artistiche coraggiose. Karen Bursin, con il suo carisma capace di riempire lo schermo, ha saputo conquistare non solo il pubblico turco ma platee internazionali. Anne Herschel, con la sua luce naturale e una sensibilità interpretativa che si è fatta sempre più sfaccettata, è diventata un'icona riconoscibile ben oltre i confini nazionali. Il loro primo grande successo condiviso ha letteralmente scatenato l'immaginario collettivo. Quell'alchimia narrativa, costruita su sguardi, tempi perfetti e una scrittura che li sapeva mettere al centro, li ha consacrati come coppia scenica. E quando si è parlato, o sussurrato, di una nuova collaborazione, di un ritorno insieme in un progetto attesissimo, l'asticella delle aspettative si è alzata fino al cielo. È stato proprio dopo quell'attesa sospesa che le voci su un rapporto oltre la professione hanno cominciato a correre più veloci dei comunicati stampa. Le interviste condivise, i sorrisi complici durante le promozioni, le foto sul set o nelle pause, i commenti scambiati sui social, per i fan tutto diventava indizio, mappa del tesoro, pezzetto di un puzzle sentimentale che si desiderava vedere completo. C'è chi ha setacciato fide storie per cercare riferimenti incrociati, chi ha interpretato una playlist come una dichiarazione velata, chi ha letto in un cambio di look un messaggio in codice. Il desiderio collettivo di vedere quell'intesa sbocciare oltre la finzione ha alimentato un racconto parallelo, quello che il pubblico ama scrivere insieme ai propri beniamini. Ma non bisogna dimenticare che l'industria dell'intrattenimento è un labirinto di professionalità, tempistiche e strategie. L'intesa in scena, spesso, è il frutto di preparazione, ascolto e regia che sa come esaltare le dinamiche tra attori. Karen Bursin e Anne Herschel, in questo, sono esemplari, due artisti che hanno dimostrato più volte di saper creare personaggi credibili e relazioni vibranti sullo schermo. Il risultato, quando accade, sembra magia, in realtà è mestiere, empatia e rispetto per il lavoro dell'altro. E proprio quel rispetto è un indizio importante per leggere con equilibrio tutto ciò che li riguarda. Quel che appare chiaro è che, nonostante le voci, Karen e Anne hanno sempre desiderato mantenere un profilo basso sulla vita privata. Non amano esporre dettagli intimi né trasformare in spettacolo ciò che appartiene alla sfera personale. È una posizione che può alimentare il chiacchiericcio, certo, ma che parla anche della loro professionalità e della volontà di difendere uno spazio lontano dai riflettori. È un confine che non tutti comprendono, ma che andrebbe rispettato, soprattutto quando i riflettori rischiano di accecare. Nel frattempo, il tempo scorre e ciascuno di loro segue il proprio cammino, progetti che si susseguono, contratti, viaggi di lavoro, collaborazioni con nuovi registi e nuove squadre.
Karen Bursin ha continuato a scegliere ruoli che valorizzano la sua presenza scenica e il suo istinto narrativo. Anne Herschel, oltre alle produzioni televisive, ha affiancato iniziative creative e impegni legati alla sensibilizzazione sociale, mostrandosi attenta a temi che le stanno a cuore. L'assenza di manifestazioni pubbliche d'affetto inequivocabili e le traiettorie individuali hanno spinto molti a concludere che, se mai tra loro ci fosse stato qualcosa in più dell'amicizia, quel capitolo oggi sarebbe concluso. Altri, più cauti, pensano che sia sempre stata una grande complicità professionale, nutrita da stima sincera. I media e gli addetti ai lavori, prevedibilmente, hanno raccolto e amplificato le ipotesi. Titoli interrogativi si sono ripetuti nel tempo. Karen e Ande, amore o amicizia speciale, il mistero del legame tra Bursin ed Herschel, silenzio strategico o scelta di cuore? In ognuno di questi rimbalzi mediatici, però, compariva l'avvertenza, nessuna conferma ufficiale. Ed è proprio quel vuoto dichiarativo che mantiene viva la curiosità. Quando mancano fatti certi, le storie possibili si moltiplicano, e con esse il fascino dell'ignoto. C'è però una certezza che nessuno può mettere in discussione. La profonda ammirazione che Karen e Ande provano l'uno per l'altra. Nelle apparizioni condivise, quando capita, si sostengono con naturalezza, sottolineano il talento reciproco, ricordano con un sorriso le giornate trascorse sul set. Quella sintonia, anche quando non sconfina nel privato, è un valore. È la ragione per cui il pubblico li ha amati come duo artistico e continua a considerarli un accoppiamento perfetto per nuove storie da raccontare. È un capitale emotivo che non si consuma facilmente. C'è poi un aspetto che spesso si sottovaluta: il pubblico proietta. Proietta desideri, romanticherie, trame a lieto fine che vorrebbe vedere confermate nella realtà. Non c'è malizia, il più delle volte. È il bisogno di credere che ciò che funziona in scena possa funzionare anche fuori, che quell'intesa possa diventare un porto sicuro anche lontano dalla macchina da presa. Separare finzione e vita, però, è fondamentale. E se amare due artisti significa sostenerli, allora farlo significa anche rispettare le loro scelte di riservatezza. Dunque, che cos'è questa separazione di cui si parla? Se la si intende come rottura ufficiale di una relazione pubblicamente riconosciuta, la risposta è semplice: non esiste alcun annuncio in tal senso. Se invece per separazione si intende il naturale distanziamento di percorsi professionali e personali dopo aver lavorato insieme, allora sì, è il corso normale delle cose. Le persone cambiano, le priorità evolvono, i progetti chiamano altrove, succede a tutti, anche agli attori che amiamo e seguiamo con passione. Potrebbero esserci stati momenti di maggiore vicinanza, scambi più intensi che alcuni hanno letto come qualcosa di più. Oh, chissà, forse c'è stato davvero un sentimento che non ha mai cercato i riflettori, protetto dal silenzio dei diretti interessati e dall'intelligenza di chissà quanto sia fragile tutto ciò che è autentico. Qualunque sia la verità celata dietro le quinte, una cosa resta evidente: quando Karen Bursin e Anne Herschel lavorano insieme, l'effetto è potente. Lo hanno dimostrato una volta e il pubblico sogna che possano rifarlo, magari in un progetto che li ricongiunga davanti alla macchina da presa. Non stupisce, dunque, che le voci resistano al tempo. L'impronta lasciata dalla loro intesa scenica è rimasta forte nella memoria degli spettatori, che continuano a chiedersi se quella magia non abbia riflessi nella vita quotidiana. È un interrogativo romantico, una speranza che appartiene a chi ama le storie ben raccontate e a chi si affeziona ai volti che le portano in scena. Ma il confine tra ciò che desideriamo e ciò che è realmente accaduto va maneggiato con cura, perché dietro ogni volto noto c'è una persona che merita di decidere cosa condividere e cosa no. In definitiva, il mistero sull'eventuale separazione tra Karen Bursin e Anne Herschel rimane tale. Non ci sono comunicazioni che parlino di un addio sentimentale, così come non esistono conferme di una storia che si sia consumata lontano dai microfoni. Quello che abbiamo, e non è poco, è la certezza di una solida intesa professionale, di un rispetto profondo e di un'alchimia capace di accendere lo schermo. Per tutto il resto, dobbiamo accettare il non detto, che è parte della vita, anche quando i protagonisti sono sotto i riflettori. Qui si chiude la nostra analisi di oggi.
Speriamo di avervi aiutato a guardare con più lucidità i frammenti, le supposizioni, i desideri che circolano online. E adesso tocca a voi, cosa pensate dei rumor? Credete che tra Kerem e Andy ci sia stato più di un'amicizia o ritenete che la loro sia sempre stata una splendida complicità artistica? Ditecelo nei commenti, leggere le vostre opinioni è la parte che amiamo di più. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, è un gesto semplice che aiuta la piattaforma a farci scoprire da altri appassionati come voi. Condividetelo con gli amici che adorano questa coppia e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Ci vediamo molto presto, con nuove storie e nuovi retroscena. A presto, e grazie per essere stati con noi.